Cos'è il mercato? Un'equazione, frutto di due azioni, quella dell'offerta e la domanda. In questo caso SIM offre alla domanda, quindi un pubblico sempre più esigente, un nuovo 125 Adventure. Stiamo parlando del SIM ADX 125, guidabile quindi a 16 anni, una linea molto accattivante. Non perdiamo però altro tempo e andiamo subito a provarlo nel suo habitat naturale, ovvero la città. Nell'utilizzo di tutti i giorni è veramente micidiale, soprattutto nella città. Partendo da un'estetica veramente aggressiva e ricercata, notiamo subito che in realtà le dimensioni del mezzo, per quanto sembri più voluminoso di quanto in realtà è, gli permettono di poter sgusciare facilmente nel traffico di tutti i giorni, rendendolo così super apprezzabile. Inoltre il quadro strumenti è sempre stato molto chiaro. Come possiamo notare, l'illuminazione è su fondo bianco e uno schermo TFT a colori che ci permette di poter visualizzare tutte le informazioni per noi fondamentali, come appunto il livello carburante, la temperatura liquido, i giri del motore, ma allo stesso tempo anche la velocità ovviamente del mezzo. Abbiamo due pratici tasti per poter gestire poi le poche altre informazioni quali i parziali di trip e ovviamente andare a cambiare le impostazioni all'interno del menu del sistema, oltre che la visualizzazione ovviamente dell'orario nella parte bassa centrale, dove troviamo poco sotto la barra di tutte le spie. Per quello che riguarda la protezione invece dal vento e quindi dai frusci aerodinamici, dobbiamo essere sinceri. Ovviamente per una questione estetica il parabrezza, che troviamo molto bello, non è altrettanto funzionale, in quanto le sue dimensioni sono contenute e soprattutto essendo molto basso non permette una buona protezione dal vento, soprattutto per spalle e testa. Dal punto di vista estetico però è veramente bellissimo. Piccolo suggerimento: nel caso in cui dovessimo affrontare degli spostamenti a velocità extraurbane e quindi dai 70 km/h in su, io vi consiglio caldamente di rannicchiarvi e quindi sfruttare al massimo quella che è la protezione data appunto dalle sue modeste dimensioni, trovando perciò, come in questo caso, una posizione più sacrificata ma allo stesso tempo coperta dal vento. L'abitabilità a bordo tutto sommato è buona. Abbiamo inoltre, oltre il vano sotto la sella, che ci permette di poter alloggiare un casco jet e altri accessori utili da avere sempre a bordo, anche un pratico vano portaoggetti. Non è dotato di serratura, ma attraverso l'apertura a blocco e sblocco rapido ci permette di poter subito accedere a questo vano per poterci riporre altri oggetti o anche il nostro cellulare. In più abbiamo poi sul lato destro, accanto al blocchetto d'accensione keyless, una presa USB-A. Posizione del rider, e quindi parliamo di trilaterazione, manopole, seduta, pedana. In questo caso la pedana ovviamente presenta la presenza all'interno del telaio, oltre che il bocchettone collocato qui al centro per il rifornimento del carburante. Ho una duplice posizione, come in questo caso posso infatti avere i piedi ben piantati sulla parte bassa centrale della pedana, hanno molto spazio, come è possibile vedere riesco ad avere un ottimo controllo tra le gambe, anche come in questo caso sullo sconnesso, ma se volessimo ad andature più elevate possiamo comunque avere un'altra impostazione di guida più rilassata, arretrando il bacino e posizionando quindi più avanzati i nostri piedi. Tra l'altro le manopole hanno poi un'ottima ergonomia e grip, di conseguenza la trilaterazione, come anticipato prima, di seduta, manopole e pedane è veramente comoda. Abbiamo il pieno controllo dello scooter senza alcun tipo di esitazione.
Dal punto di vista estetico sicuramente questo Sim ADX125 non passa inosservato. Partendo proprio dallo scudo anteriore notiamo come una molteplicità di linee e soprattutto di materiali differenti a contrasto con la colorazione della carrozzeria, e specifico sono ben 5 le colorazioni disponibili, vanno a creare dei giochi veramente interessanti. Scudo anteriore dotato di un gruppo ottico duplice full LED. Nella parte alta abbiamo poi il parabrezza. In questo caso non è un pezzo unico con il cupolino, abbiamo quindi uno stacco che crea dei fastidiosi frusci d'aria. Vanno ovviamente a proteggere il nostro corpo. Parabrezza e scudo nella parte bassa, spalle e testa ovviamente rimarranno scoperte. In più facciamo notare anche come nella parte superiore ci sia invece questa rastrematura del parabrezza che è totalmente in plex, trasparente e fisso, non regolabile. Il becco è molto pronunciato e sui lati, su questi fianchetti, troviamo ben in evidenza la dicitura TCS, che va appunto a ricordarci la presenza del Traction Control System. All'anteriore il pneumatico è su cerchio da 13 pollici, ha una dimensione di 120 su 70, quindi molto piccoli. La frenata è assistita da un disco singolo da 260 mm ed è posizionato sul lato sinistro, mentre le forcelle sono delle classiche telescopiche con questa copertura intorno al loro sistema. Spostandoci adesso lateralmente notiamo quindi quelle che sono le vere linee e i volumi di questo scooter. Essendo un adventure, in questo caso la posizione di guida è caricata sull'anteriore. Bello questo manubrio, molto solido e soprattutto con un'impostazione turistica, come se fosse una vera e propria moto. L'altezza della sella da terra è di 810 mm, la capacità invece del serbatoio molta, ben 15,2 litri. La bocchetta è posizionata tra le nostre gambe e infatti troviamo poi all'interno del tunnel, dove abbiamo anche nascosto agli occhi il telaio, il bocchettone da cui effettueremo appunto il rifornimento. Le pedane sono doppie, permettono di poter trovare su quelle più distanti una posizione più rilassata della gamba, mentre ovviamente per il passeggero abbiamo il telaietto laterale che con le sue pedane ci permette di poter ospitare tranquillamente il proprio compagno di trasferimento. Le maniglie sono collocate al termine del codone, sono molto larghe e in generale la forma della sella permette tranquillamente di potersi spostare senza sentire la mancanza di spazio. Ha una duplice altezza, il rivestimento in colorazione nero e nel taglio del passeggero abbiamo una lavorazione differente per questo materiale similpelle che va a riprodurre appunto le sue trame. Lateralmente lo scudo bianco va a mettere in risalto il logo ADX con questo bel taglio del 3/4 posteriore con lo scarico posizionato sul lato destro. In questo caso facciamo un complimento a Sim che ha scelto di utilizzare uno scarico non ingombrante e al contrario esteticamente molto piacevole. Alcune informazioni degne di nota perché non sono affatto presenti e comuni su modelli di questo tipo, soprattutto di questa cilindrata, ovvero il 125. Sistema start and stop è presente di serie, ha il suo pulsante sul blocchetto di destra ed è anche disinseribile. Presenza del sistema keyless per l'apertura del vano sottosella e il bocchettone di rifornimento, così come per l'accensione del motore stesso. In più il quadro strumenti, un TFT a colori veramente completo che ha anche una duplice illuminazione facilmente leggibile anche col taglio della luce diretta. Concludiamo adesso la nostra disamina parlando del posteriore. Anche qui il gruppo ottico è full LED, troviamo un disco singolo da 230 mm, il pneumatico è da 130-70, sempre su cerchio da 13, e il monoammortizzatore posteriore è montato e disassato sul lato sinistro, una posizione comunque comoda in quanto sul lato destro abbiamo poi lo scarico. È bello poi trovare, a differenza della colorazione di carrozzeria, questi effetti in plastica satinata e effetto simil carbonio che vanno ovviamente a movimentare l'estetica del nostro mezzo. La targa è montata a sbalzo, in questo caso ha anche un piccolo dettaglio, la presenza dell'icona di una fotocamera. Chissà, magari in futuro arriveranno degli aggiornamenti che installeranno su questo mezzo anche dei sistemi più all'avanguardia per guidare sempre in sicurezza.
Il motore è un 125 cm3 raffreddato al liquido con poco più di 12 cavalli di potenza e 11 Nm di coppia. La sua ripresa è sufficiente per potersi muovere senza problemi in città. Già più tangibile la differenza, come è normale che sia in questi casi, quando invece ci si muove in coppia. Il cambio è un classico automatico CVT, abbinato ad una manopola del gas precisa e con un ampio numero di gradi sul perno di rotazione. Ci saremmo aspettati però un minor lag tra l'azione sulla ruota e l'attacco del suo motore, quindi con una frizione un filo lenta rispetto a quello che si poteva. Arriva però come sempre il momento di raccontarvi come si comporta il mezzo su strada e quindi nel suo habitat naturale, come in questo caso per il Sim ADX 125 la città. Parto subito nel parlarvi della sua comodità che come in questo caso affrontando i sanpietrini di questa rotonda troviamo abbastanza buona, in quanto la reazione delle sospensioni sia all'anteriore che al posteriore è veramente di alto livello, non abbiamo fastidiosi tremolii o risposte secche dal comparto sospensioni, ma al contrario sia all'anteriore che al posteriore, anche con un passeggero, abbiamo un'ottima risposta alle buche e le asperità stradali. E parlando proprio del passeggero, vi dirò che la sua comodità una volta salito in sella è anch'essa più che sufficiente. Abbiamo infatti un'imbottitura ben sostenuta con un rivestimento comodo e soprattutto bello rugoso che permette un ottimo grip durante l'accelerazione e la frenata, e questo ci permette quindi di avere un'ottima posizione ben salda all'interno dello spazio della sella. Inoltre la sagomatura e le dimensioni della sella stessa permettono poi di poter accogliere persone anche di una certa statura e peso. Grazie poi alla presenza delle maniglie, queste troveranno sempre un pratico e saldo appiglio a cui aggrapparsi anche in momenti dove magari la sicurezza va un attimo a essere messa in crisi. In ultimo, prima di arrivare alle conclusioni, parliamo dell'ergonomia. Il manubrio con questa forma ci permette di poter avere una postura sempre ben dritta e quindi confortevole. I tasti sono pochi, ben posizionati e tutti facilmente raggiungibili. 3.799 euro è questo il prezzo del nuovo ADX 125. Sim lo propone in 5 colorazioni: bianco, nero, grigio, blu e verdone. Queste ultime due sono rifiniture opache. La nostra prova si conclude promuovendolo. È un mezzo sicuramente molto valido all'interno del contesto cittadino per chi cerca magari un'esperienza di guida un po' più caricata sull'anteriore e soprattutto con un'estetica più fuoristradistica, non quindi il solito banale scooter. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al nostro canale nel caso in cui non l'abbiate già fatto, attivando anche la campanellina delle notifiche. Poi ovviamente cercate anche gli altri nostri social, parlo di Instagram, TikTok e il nostro sito www.widrive.tv. Io ho concluso, ci vediamo al prossimo video. Ciao!